Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto, dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questo periodo. Diciamo che è un periodo molto adatto alla riflessione e alla ricerca, soprattutto a livello spirituale interiore. Ci si può allontanare un attimino dalla realtà per scoprire i propri sogni, seguire l'intuito, è un momento per porre fine ai conflitti, alle incertezze, c'è un alto livello di empatia, e si può percepire attraverso i nostri sentimenti e le nostre emozioni che possono aiutarci a comprendere tantissime cose e soprattutto a pensare alle cose più importanti. Di contro dobbiamo fare attenzione sia da parte nostra, sia delle persone che ci circondano, alla troppa sensibilità, al nervosismo, vecchie esperienze che ritornano, ricordi spiacevoli, stato emotivo instabile, impantanarsi nelle illusioni, ci può essere tanta irritabilità, un po' di sconforto, e quindi è un momento, se vi sentite particolarmente in queste energie, per avere tanta pazienza e cercare di centrarsi e trovare serenità. La prima carta per voi che va a rintracciare un po', il periodo, proprio l'inizio, intorno al 13 agosto. Sognando la luna ci fa capire che, per voi può essere una fase, molto importante, come abbiamo visto già che ci porterà questa luna piena in pesci, intuito, e che c'è un messaggio, un qualcosa che può arrivare sia dall'alto effettivamente, anche dall'universo stesso, che ha un messaggio speciale per voi, oppure intorno a voi ci possono essere i messaggi, quindi arriviamo anche alle cose più concrete che possono aiutarci a capire. Quindi prestare attenzione ai sogni, ad osservare i segni, i simboli, e ascoltare l'istinto, l'intuito ci può mettere nelle condizioni di aiutarci, visto che è un messaggio generico, magari ognuno di noi ha il proprio messaggio che può riguardare uno o più ambiti della nostra vita. La luna nuova è vero che non ha a che fare con questo momento perché ci avviciniamo pian pianino alla luna piena del 28, può aver un piccolo riferimento con la fase precedente, oppure può essere anche la preparazione alla fase successiva, quindi vuol dire che pian pianino ci sono alcune cose che dobbiamo attenzionare, visto che il suo significato ci parla di nuovo inizio, di positività, di idee, di novità, che sono in arrivo, e quindi il momento adatto per stabilire traguardi, come usare le nostre energie, come prepararci, possiamo accogliere un dono, una benedizione, un messaggio appunto importante, quindi è il caso di avere una mente abbastanza aperta, abbiamo visto, mettersi in condizione di ascoltare e di ricevere. Quindi se avete già messo in moto delle intuizioni, delle iniziative, dei propositi, allora probabilmente
c'è qualcosa da cogliere ulteriormente per procedere e andare avanti. Se non ancora lo avete fatto, allora questa carta vi sta dicendo che, avete il prossimo periodo per accogliere intuizioni, energie e novità e poterle mettere nella giusta direzione. L'altro messaggio parla, attraverso prendere la carta prendere la luna, di un secondo me un messaggio abbastanza importante e che può riguardare vari ambiti, forse soprattutto le nostre emozioni, i sentimenti, le relazioni. Ci parla di attrazione, quindi per quanto riguarda magari, le relazioni sia di amore, sia di amicizia, anche famiglia, parla di una fase molto più serena, molto più bella, e intensa. Quindi bene per l'amore, ci possono essere delle novità, magari per chi non ha nessuno, per chi è già in coppia appunto la relazione si può intensificare, come vi ho detto per chi non ha nessuno magari può esserci un nuovo flirt, una conoscenza, una nuova attrazione. Parla anche di relazioni di amicizia, magari fare nuove conoscenze o dei rapporti che vanno a migliorare, quelli più difficili e complessi. E si può trattare anche di questioni pratiche, ad esempio collaborazioni, relazioni, a livello lavorativo che possono essere molto costruttive. Procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri suggerimenti. Troviamo il corvo e questa, visto che è legata alla verità, al riconoscere ciò che è autentico, prima di tutto bisogna essere fedeli a se stessi, proprio per riconoscere, quello che noi desideriamo e quello che, vogliamo. Forse può essere anche un momento in cui va bene aprirsi, va bene l'intuito e tante cose che abbiamo visto, però allo stesso tempo avete proprio bisogno di onestà, di sincerità, soprattutto da parte degli altri e forse è proprio questo che vi può aiutare anche a comprendere meglio e trovare sia il percorso giusto sia le persone, giuste. Il corvo ci aiuta anche a riconoscere ed evitare le illusioni, capire che la verità è comunque liberatoria anche nelle situazioni più complesse, quindi non dobbiamo evitare per paura qualcosa, ma assolutamente andare ad attraversarla perché appunto il suggerimento principale è quello che è arrivato il momento giusto di cercare verità, è arrivato il momento giusto magari anche di circondarsi di persone che siano oneste e sincere e poi si parla di sincerità anche nei nostri stessi confronti. E il fuoco ci permette non solo di accendere il nostro coraggio e la nostra determinazione e ricordo perché è una, forza trasformatrice. Attenzione, il fuoco può distruggere e può illuminare, quindi è un'energia talmente forte che può essere utilizzata. Ci parla di passione, ci parla di volontà, di intenzione e spinta che canalizza il nostro potere creativo. Quindi alcuni aspetti possono essere legati proprio alla, creatività, all'esigenza di espressione, di poter, far esplodere questa bellissima energia attraverso appunto le varie situazioni. E poi abbiamo l'ultimo messaggio che, attraverso il mondo inferiore, ci, guida verso l'ascolto profondo, quindi uno spazio interiore, inconscio, dove ci sono delle risposte nascoste, dove ci sono dei tesori e delle verità, che hanno bisogno di emergere, di essere scoperte. Può essere un potenziale spirituale, può essere un sogno, un'idea, un qualcosa che, può riguardare il vostro stesso potere personale. Quindi ascoltarsi per
ritrovare fiducia, forza, energia, quindi avete questo fuoco, lo dovete solo tirare fuori e lasciarsi andare, quindi lasciarsi guidare, ascoltare il cuore e la vostra sensibilità e l'intuito probabilmente sono cose che vi aiuteranno tantissimo in questo momento, soprattutto a realizzare i vostri sogni, a portare avanti un qualcosa che avete già iniziato e soprattutto se volete iniziare un nuovo percorso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!